Buonasera, buonasera, benvenuti. This is a movie that is closing this 27th edition of the Settimana della Critica. It is a movie that is out of competition, an American movie we will see tonight, The Kiss of the Damned. And I would like to ask why we chose this movie. For years, it says we have been looking for a genre movie, a really genre movie that was at the same time somewhat like a horror film and an author film at the same time. And I think this time we found the right one. So this is it. Allora, salutiamo la fantastica delegazione di questo film, dal supervisore alle musiche Dina Giontila, l'autore delle musiche Steve Upsteller, il montatore Taylor Gianotas, i produttori esecutivi Adam Bersing e Jacob Benjamin, la produttrice Xan Cassavetes, gli interpreti Anna Mouglalis, Roxane Mesquida, Josephine de La Baume, e la regista Xan Cassavetes. Ok, non mi resta che augurarvi buona missione. Alla fine del film ci sarà un incontro con gli attori. Allora accogliamo il cast del film: Josephine de La Baume, Roxane Mesquida, Anna Mouglalis e la regista Xan Cassavetes. Allora, mentre scorrono ancora i titoli di coda, vi chiedo scusa per le luci accese su quelle immagini. E la mia prima domanda per Xan. Lei ha dichiarato di non essere una particolare fan dei film sui vampiri, però questo è il suo primo film da regista, il suo primo lungo. Prima di questo Xan aveva fatto alcune cose da attrice, aveva fatto un corto e poi un documentario di cui parleremo perché dice molto sul suo cinema, a nostro avviso. Da dove nasce invece questo progetto? Da dove nasce il progetto del tuo film? So first of all, allow me to apologize for the lights being on the final part of the movie. The first question is for the director. You said
You said you are not a fan of vampire movies, and however, this is your first feature film, and we know that before you have been an actress, you have directed a short movie and a documentary we will discuss about, because it says a lot about what kinds of cinema you like. Can you tell us why this project? Why did you think of this project? Well, first of all, I am a fan of certain vampire films. I'm not like a vampire head, you know, but I certainly love a lot of, you know, European vampire films from the 60s and 70s. And I love a lot of other European cinema too, which, you know, who wouldn't? Being American, it's been exotic for me in a very good way. Wait, what was the next part of your question? Why did you choose to make your feature film with such a subject? Well, I didn't choose to make my feature film. I had so many other films I wanted to make too before this, but they all sort of had the themes in common of, accountability, the question of love. Does it really exist? Do you feel love because of something that you need or some past baggage, and how long does it last? Questions of morality, integrity. These are all things that I've been interested in all of my screenplays that I tried to make before this one, that came into this one as well. Oh, sorry. Allora, in realtà io sono una fan dei film di vampiri di un certo tipo. Mi piacciono i film sui vampiri europei, in particolare quelli degli anni 60 e 70, e anche in generale del cinema europeo, che secondo alcuni, per noi americani, risulta un po' esotico, invece a me piace molto. Non ho deciso di fare questo lungometraggio, questo film, solo questo in particolare. In realtà avevo pensato a molti altri film che avevano in comune con questo film, che poi ho realizzato, diversi temi, ad esempio soprattutto l'amore, se l'amore esiste, perché ci si innamora e quanto dura l'amore, e poi altri temi come moralità, integrità, che volevo sviluppare in altri film e che ritrovate anche in questo film. Io volevo fare una piccola premessa prima della domanda. Insomma, siamo anche un pochino orgogliosi come SIC, perché noi circa 10 anni, 12 anni fa abbiamo ospitato, restaurata l'opera prima di Xan Cassavetes, che è il padre dell'autrice, quindi ci piace un po' questa coincidenza nell'arco di un decennio. Ci piace anche pensare che oggi, come dire, in un'altra sala si è visto il film di Brian De Palma, parlando di film dell'orrore, insomma, Xan Cassavetes è stato anche il protagonista di The Fury di Brian De Palma. Insomma, ci piacciono queste coincidenze. Fatta questa premessa, desideravo chiedere all'autrice se un po' ci autorizza a leggere il film che abbiamo appena visto, anche un po' in chiave psicanalitica. Notavo, ma posso sbagliare, che il nome della protagonista è Giuna e foneticamente si avvicina a Gina, e il compagno, insomma, fa del cinema. First of all, allow me to say a few words before asking my question. We are very proud, as the Settimana Internazionale della Critica, as a SIC, this section, to have this movie today, because exactly 10 years ago we had a screening we had the first movie restored by your father, by Xan Cassavetes, the great director. And he also was in a movie, and today we are screening here in the Biennale a movie by Brian De Palma, and Xan Cassavetes was part of one of The Fury by him. So it is almost a strange coincidence to have you here today. And now my question for you. Can we read this movie in a psychoanalytical way? Because the name of the interpreter of the protagonist is Giuna, which sounds like Gina, and her maid, her boyfriend, is a scriptwriter. Well,
I don't know. That's very interesting. That was the only thing I understood that he said in Italian. I mean, I don't get the connection there, but it is interesting. I sure do get the connection, though, between Xenia's character and Jenna, perhaps, in just a very playful way. Dice che non aveva pensato a questo collegamento, però lo vede adesso che le è stato segnalato e forse in modo scherzoso sì, ha ragione con questo collegamento tra i personaggi. Ci piacerebbe adesso dare spazio al pubblico. Sì, vediamo se ci sono delle domande subito. Io volevo solo essere sicuro, posso dare le spalle, siamo tranquilli. Can we turn our back to you? Are we safe? C'è una domanda lì dal pubblico? Volevo chiedere, visto che è stato citato il nome di Xan Cassavetes, notavo durante la visione che il modo di stare della regista, lo sguardo della regista sui personaggi ha qualche consonanza con quello di suo padre. Mi sembra in particolar modo questo stare sulla pelle dei volti dei personaggi, questo stare appiccicato addosso, appunto ricordando shadows ma anche faces. Non so se può dire in merito qualcosa. She would like to ask you whether it is by chance that your way, as we mentioned your father, your way to look at the characters of your movie, your being on their skin, on their faces, is very similar to your father's way of shooting his scenes. Is it a chance, or do you think you have the same style as your father? No, but I'm very flattered if you see any similarity. That would probably be because, you know, I am his daughter, and that's the only reason you would put it together that way. I don't think I shot too many close-ups, but I think perhaps because the women are so beautiful, it appeared to be all in close-up. Dice, in realtà non credo di avere tutta questa somiglianza col modo di riprendere di mio padre, ma se lei lo nota mi fa molto piacere, ne sono molto orgogliosa perché sono sua figlia e lo considero un grande regista. Sicuramente, anche se i primi piani non erano tantissimi, forse li avete notati di più per la bellezza delle protagoniste, per queste bellissime attrici. Io non credo che non ci sia questa coscienza da parte sua, ci sono anche addirittura delle cose che ricordano alcuni film. C'è una sequenza che è una vera citazione, che è Opening Night, che è con la scena dell'arrivo della fan allo spettacolo della Opening Night appunto di Xenia. Ma al di là di questo colgo l'occasione per presentare le tre attrici e per sapere da loro qualcosa sul loro personaggio, e le presento Josephine de La Baume, che è una giovane attrice che sì. Un attimo, ok, just a minute. I think it is not true that you're not aware of the similarities in your style and in your father's style. There is a scene in your movie that makes us think of Opening Night, which is a quotation of Opening Night by your father when the fan arrives at the show. I think you know this. And I would like to introduce now your protagonists and ask them about their characters in the movies. I just want to say one thing. Yes. I definitely did homage it. I did not shoot anything in the style of it. Dice, sicuramente è stato un tributo a mio padre in quella scena, ma non ho cercato di copiare lo stile. Ok, allora Josephine de La Baume, che ha interpretato il ruolo della protagonista di Giuna, e volevo sapere qualcosa da lei sul suo personaggio. Josephine, she's the main character in the movie Giuna. We would like to know something about your character in your view. I don't know, I enjoyed very much playing that character, and even though it's a vampire movie, I think I based it very much on, you know, it's a movie that's very much about relationships and the love between two sisters and an impossible love story, so I based it very much on personal experiences, and the charm of a vampire movie, it gives you that much more space to make it so much more romantic and so much more tragic, and I think that Xan directed us very much in that way. You know, there was no limit, as you could see. I don't know, I'm not very good at talking like that.
Dice non sono molto brava a parlare, devo dire che mi è piaciuto molto recitare questa parte e nonostante fosse un vampiro sicuramente è una donna che sente con forza le relazioni, la passione per il suo uomo, il rapporto contrastato con sua sorella. Credo che Xan abbia sicuramente centrato questo personaggio e il fatto che fosse un vampiro l'ha reso ancora più forte e più romantico. E poi Roxane Mesquida, dopo tanti ruoli con Catherine Breillat, anche poi l'abbiamo vista in Gossip Girl, il suo ruolo di Mimi. For Roxane, after so many roles, we saw her in Gossip Girl. Catherine Breillat, must Yeah, I know, it's weird, right? Must Gossip Girl and Catherine Breillat on the same resume. What about Mimi, this character? But, I mean, we saw the movie. I don't know what you say about Mimi. I'm very happy and thankful to be in the movie. And thank you so much, Xan, for giving me this part. I had so much fun. And that's it. You all saw the movie, so I don't want to say anything about the movie because I feel like it's very personal what you think about a movie. Dice, ha riassunto benissimo la mia carriera in poche parole, non saprei cosa dire, posso solo dire che sono felice e orgogliosa di aver partecipato a questo film, ringrazio Xan per la possibilità che mi ha dato, mi sono divertita a girarlo, il film l'avete visto tutti, credo che ognuno abbia una propria opinione sul film, non voglio dire niente io in proposito. Anna Mouglalis, non voglio riassumere la sua carriera, ma mi serve solamente così suggerire alcune cose che forse il pubblico italiano conosce, dalla rivelazione in Novo e poi fino anche a un film molto famoso in Italia che era Romanzo criminale, il suo personaggio di Xenia. Anna, your career will not be summed up, just a few words to remind to the Italian audience your career starting from Novo down to a movie that was very popular in Italy, Romanzo criminale. Can you tell us something about your character, Xenia? I've been very pleased to be invited in the story by Xan. Apparently going into a gender movie was not something I was searching for, but it's really like the film is like she is, and she has so much enthusiasm and energy, and her mind is so fast that I just dove into it. It was very short for me, so I'm not the best person to speak about the movie, but I had a lot of pleasure going in a place where I had never been before. Like being a diva was not really my type or whatever, and speaking in a foreign language, because that's also something I find great about the movie, is that we are all French. Let's speak French. and she's been able to make us like work in a great way. I'm the one that speaks the worst English. You girls speak really well, but I thought it was really impressive to bring people to like really act in another